volete sapere cosa ne penso? Penso che non scapperemo mai più da questa moda. Hanno trovato il modo di fare i soldi spendendo il meno possibile. È per questo che siamo destinati a seguire questa strada, ragazzi. Buongiorno ragazzi, bentornati sul canale e siamo al resoconto di febbraio 2026. Io non speravo ci fossero in questi 25 giorni più o meno, adesso siamo verso la fine di febbraio, il prossimo weekend siamo già in marzo, quindi ho deciso di fare questo video adesso. Non speravo di essere qui a parlare con voi di motori. Non ci crederete, vero? No, invece è così. Febbraio abbiamo deciso di usarlo per, bene, presentiamo delle novità per quanto riguarda le motorizzazioni. Incredibile, incredibile. Io pensavo di avere un febbraio bello calmo, invece non è così. Ed è partito subito con Polini. Polini, che è un motore che in Italia è abbastanza famoso anche per come viene utilizzato durante le gare. Bene, ha deciso anche lui di fare lo step EP3 Plus MX, che arriva a, indovinate, 100 Nm. Migliore l'erogazione, appunto aumentiamo la coppia, non si parla di potenza massima, non ho trovato niente in giro nelle varie testate, però anche lei fa il salto e quindi alcune biciclette che sono equipaggiate con questo Polini beneficeranno di questo nuovo firmware per incrementare la coppia massima. Parliamo di chi ha portato veramente una grandissima novità a febbraio a riguardo del suo motore. Beh, parliamo di Specialized, ragazzi, perché questo motore Specialized 3.1 ha subito un bel aggiornamento, e un aggiornamento che non è solo questione di potenza e coppia, ma è anche di sensazioni di pedalata, la chiamerei così. Partiamo da chiaramente S-Works, perché voi come sapete Specialized ha deciso di fare una differenziazione fra il modello S-Works e tutte le altre turbolevo. Quindi la S-Works aveva una potenza di 720 watt, potenza massima che poteva sprigionare, e una coppia di 111 Nm. Bene, la coppia l'ha lasciata così, 111 Nm, ma ha portato la potenza a 850 watt e quindi si è andata ad allineare al grande concorrente. Chi? Avinox. È stato un salto che insomma ha scavalcato anche quel tetto che secondo me molte case si sono prefissate l'anno scorso per paura dei 750 watt. Cosa fa il modello, scusate, non il modello, tutti gli altri modelli non X-Works ricevono anche loro un aumento di potenza e coppia. Dai 666 watt che avevano precedentemente passano a 810, ragazzi, e dalla coppia di 101 Nm che avevano prima salgono leggermente a 105 Nm. Quindi piccoli aggiustamenti per quanto riguarda la coppia, ma un grande salto per quanto riguarda la potenza. Non lo possiamo negare. Più 18% per S-Works, più 22% per gli altri modelli. Congratulazioni davvero. Quindi pronti con i motori, tenendoli un po' bassi, e poi con il tempo gli facciamo un bel aggiornamento firmware per farli salire. Ok. Ma la cosa che ha colpito anche secondo me nel segno è che Specialized ha lavorato in quel Dynamic Micro Tune e più tutte quelle cose che girano sulla sensibilità alla pedalata, sulla reattività che ha la vostra bicicletta quando impartite la spinta sui pedali, ed è lì che hanno fatto un grande lavoro, ed è lì che la bicicletta dovrebbe avere cambiato completamente carattere. Prima si lamentava molto la gente che insomma anche questo Dynamic Micro Tune non funzionava a dovere, che c'era tipo un muro quando arrivavi attorno ai 25 km all'ora. Ecco, col nuovo aggiornamento tutto questo dovrebbe essere migliorato eccessivamente. Quindi aspetto voi che magari avete questo nuovo modello Gen 4 della Turbolevo, o comunque leggendo nei social o controllando i video su YouTube,
Voglio vedere che cosa diranno gli acquirenti di questo modello adesso, perché tutti i numeri e tutto quello che hanno portato in questo aggiornamento parla di davvero un altro tipo di bicicletta. È per quello che io dico, si risolve non più cambiando i pezzi, si risolve mandando un aggiornamentino al firmware della vostra bicicletta. E poi oltretutto lo fate voi in casa, ricordatevi, non dovete andare al concessionario. Io consiglio sempre, se siete vicini a un tagliando che altro, magari ve lo fa il concessionario, che non avete rischi di errori o disconnessioni, insomma è un problema che tra virgolette si carica lui, magari spenderete qualcosina, però se lo volete fare voi in casa c'è tutta la procedura nel sito Specialized. Non rischiate però, ok? Ecco, questo scavalcare questo fatidico 750 watt, che l'anno scorso se n'era parlato tanto perché avevano dichiarato i 750 watt come un tetto per il quale chi andava a superare questo 750 watt magari portava queste e-bike a non essere più considerate delle vere e-bike, quindi magari a saltare dentro il discorso targa, assicurazione. Insomma, l'anno scorso hanno lasciato scappare via Avinox. Ecco, secondo me quest'anno hanno detto no, adesso il 750 lo passiamo anche noi, e infatti Specialized l'ha fatto subito. Ma chiaramente Avinox non sta lì a guardare. Cos'è che fa? Adesso, marzo, aprile, Avinox dovrebbe avere pronto il suo motore M2, un M2 che innalzerà ulteriormente la potenza. Se adesso siamo arrivati a 120 Nm, 1000 watt di picco massimo, ecco, il nuovo motore dovrebbe avere 130? 150? Non si sa, comunque il range è quello lì, Newton metro, e una potenza che si eleva anch'essa, 1200, 1300. Questo è quello che si legge, intravede online. Adesso vedremo che cosa presenteranno, ma se fanno un salto ulteriore così, non so chi è che può essere un concorrente di una marca cinese, perché voglio dire, loro sono arrivati sul mercato e hanno dettato subito legge. Chiaramente con questo aumento di potenza cosa ha deciso di fare Avinox? Ha deciso di aumentare anche la capacità delle sue batterie, una da 936 watt che va appunto a sostituire quella da 800 e un'ulteriore batteria che va a sostituire quella da 600 che dovrebbe salire a 700-702 watt. Ecco, quindi pacchetto motore e batterie completamente nuovo. E anche qui devo fare un applauso, perché anche qui un bel salto, soprattutto con le batterie, perché con delle potenze del genere la batteria chiaramente si esaurisce in fretta se la usate full gas, ma se invece la usate usando della testa, ecco, questa è la classica batteria che per uno della mia stazza, non dico che mi allunga all'infinito i giri, ma per alcuni di voi che sono veramente tipico fisico da bicicletta, quindi siamo intorno ai 70 kg, ecco, il vostro giro è davvero infinito. In più ci mettete che ha questa grande innovazione del caricatore straveloce, quindi voi vi fermate al rifugio, mettete dentro e mentre mangiate, ciao. Il vostro giro giornaliero di tutto il giorno in bici lo riuscite a fare tranquillamente. Per me, insomma, forse sarà un po' più difficile, ma comunque con 936 di batteria penso di essere già a un buon livello come giro, soprattutto per le mie gambe. Chiaro, full gas, se avete 130-140 Nm, 1300 watt, io penso che verrà parecchia energia, però complimenti, non c'è da dire. Sembra oltretutto che stiano già rincorrendo quei problemi di rumorosità del motore M1, presente che qualcuno lamentava che si sentiva che ecco, sembra che quel problema lì sia già tra virgolette risolto. Staremo a vedere che cosa arriverà davvero. Vi ho detto, la presentazione è dietro l'angolo, è alle porte. E un altro cinese che secondo me si farà vedere nel 2026 sarà Bafang, perché dovrebbe arrivare questo motore 510 RS, anche lui da 100 Nm, quindi sono tutti di 850 watt, 100 Nm.
bisogna vedere sempre che spazio andrà a prendere nel mercato, perché DJI, scusate, Avinox sta raccogliendo davvero tutto. Come fa a raccogliere tutto? Beh, si vocifera, ma sembra una conferma, che comunque il prezzo del loro pacchetto motore batteria scenderà ulteriormente di un 30%, quindi non ha concorrenti dopo, non riescono a stare dietro ai prezzi che fa Avinox. Ecco, e un altro concorrente che potrebbe ritagliarsi una fetta di mercato è Gobao, perché anche loro, che hanno un motore sempre su quelle quote, quindi 100, 105, 110 Nm, 850 watt di picco, ecco, ormai girano tutti attorno su quelle cifre lì. Anche lui sembra che, appunto, attuando questa politica dei prezzi, si stia ritagliando un po' di spazio anche in altri marchi. Attenzione, perché sembra che Specialized, sì, perché poi Specialized fino a ieri era con Brose, si è fatto il suo motore adesso marchiato Specialized, ma la base, alla fine degli ingranaggi, tutto deriva da Brose, che adesso non si chiama più Brose perché è stata acquisita da Yamaha e si chiama Core, che per il momento è ancora, tra virgolette, in sordina, anche se anche loro hanno sempre il motore sopra i 100 Nm. Di motori ce ne sono tantissimi, ragazzi, il problema è chi si ritaglia davvero lo spazio. Comunque vi dicevo, Gobao, non vorrei che con questa politica vada a prendere qualche marchio europeo o appunto Specialized per il suo futuro motore, perché alla fine un open source è molto economico, ma comunque molto ma molto prestante, quindi chi lo sa. Vi ho detto, è un febbraio dove si sentono tantissime notizie e si parla tantissimo di motori. Insomma, il giro è sempre quello. Penso che sarà un punto fisso dell'anno, perché si parla solo di quello, fanno aggiornamenti software, il motore ormai è quasi completo, a parte Avinox che sembra appunto che venga fuori con questo motore nuovo. Secondo voi Bosch cosa farà? Io ve l'avevo detto, secondo me il CX-R riceverà un aggiornamentino forse quest'estate, forse proprio per la fiera sul lago di Garda. L'anno scorso ha fatto la presentazione alla fine di questo update per i 100 Nm, magari al Garda fa la presentazione anche per arrivare a 120, magari non innalzando la potenza, però la coppia sì. Voi cosa ne pensate? Potrebbe accadere? Non penso che stia lì a guardare, tutti gli altri aumentano e loro stanno fermi. Faccio fatica a crederlo, ma la cosa che è sicura è che Bosch, Shimano, Riesmüller e poi secondo me anche altre case, ragazzi, non saranno presenti all'Eurobike, e quindi sto valutando se andrò quest'anno a visitare l'Eurobike o no, perché potrebbero esserci altre fiere interessanti. E loro sono i due marchi, Bosch e Shimano sono i due marchi davvero, secondo me, fondamentali di quella fiera. L'anno scorso abbiamo fatto degli stand enormi, grandi presentazioni, quest'anno non ci sono. Crisi? Assenza di novità? Potrebbe essere. Di sicuro Shimano, che si vocifera anche per loro un motore non a 100 Nm ma magari a 90 Nm, molto leggero. Ecco, Shimano se ne parla forse nel 2027, sembra che sia molto in sordina, nascosta, non si sa bene che cosa voglio fare. Non penso che andrà a tirare via la sua trasmissione per metterne magari una cinghia tipo Pinion, non lo so davvero. Si parla di questo motore P9, ma non c'è niente di reale in mano, e quindi c'è solo la sua assenza sicura da Eurobike. Un altro competitor che potrebbe fare un salto, e secondo me sarebbe anche un bel salto,
si mette più a vedere adesso, ti prego. Potrebbe essere TQ, ragazzi. TQ, famosissima sulle IMTB Lite. E se anche loro facessero uno step, ma dico anche solo a 90 Nm, il motorino è bellissimo, compattissimo, silenzioso, molto fluido, almeno per quello che ho provato io, che era il 40 e il 50 Nm. Cioè, mantiene quel feeling di pedalata fantastico. Poi lo dicevo anche negli anni passati, di marche di motori ne abbiamo tante, sta a voi decidere quale scegliere. Quindi un febbraio davvero ricco di numeri, motori, insomma anche tra virgolette assenze, però quello che vi prego è: volete comprare una bicicletta 2025? Volete comprare una bicicletta 2026 con nuovi motori? Mi raccomando, e l'ho detto anche nel mio video, cercate un rivenditore con un'officina al top. Se non vi trovate bene, cercatene un'altra, perché più andiamo avanti e più abbiamo bisogno di persone competenti. Se no dopo vi passa la voglia di andare in e-bike. Se nessuno vi risolve i problemi, se li avete, come fate? La rivendita della disperazione, vi passa la voglia. E invece no, manteniamolo questo sport, è bellissimo ragazzi, ma ci vuole della gente che lo alimenti. Siamo noi, mi ci metto dentro anch'io, anche se nel mio piccolo, però i rivenditori, i meccanici, sono quelli che alla fine ci aiutano ad andare sempre avanti, a coltivarla sempre di più, a essere sempre più appassionati. Dai ragazzi, io vi chiedo adesso un bel like, se vi va, un bel hype anche, perché ogni tanto aiuta a promuovere un po' il mio video. Noi ci vediamo. Ah no, scusate, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!